Oggi vi do 12 consigli per migliorare nei vostri allenamenti. Il primissimo consiglio è di riscaldarvi sempre a dovere. È quello che vi permetterà di allenarvi in modo costante, riducendo i rischi di infortunio. Meno infortuni, più allenamento e quindi progressi costanti. Voi non prendete una macchina da corsa e iniziate a tirarla al massimo da fredda. Il secondo, che può essere abbinato al primo, è il lavoro di mobilità. Avere un buon grado di mobilità è essenziale, soprattutto nelle spalle per chi fa calisthenics, perché verranno sollecitate tantissimo. Se il vostro corpo è in grado di sopportare tutti i range di movimento che andrete ad affrontare durante le vostre routine di allenamento, allora i rischi di infortunio caleranno. Ovviamente si può fare in sessioni a parte o durante il riscaldamento. Io qualche esercizio ce lo inserisco sempre durante il warm up. Una volta che vi siete riscaldati bene, avete una buona mobilità, è essenziale allenare la forza specifica di base. Quindi se si tratta di calisthenics, le basi sono i push up, i pull up, chin up, volendo anche i dip e tutte queste varianti. Quindi nel caso dei push ups è importante essere in grado di fare almeno una quarantina di ripetizioni sfiorando il petto al terreno e poi andando a spingere bene con le scapole quando si va in posizione di plank. E per i pull up una quindicina, sempre ben controllati, quindi distendendo bene, attivando bene la scapola durante l'inizio della ripetizione. Sono cose dette e ridette, quindi non sto qui a parlarne in modo specifico. Se volete migliorare tutte queste basi potete andare sul sito andrearosa.fit, troverete i miei programmi di allenamento. Capirete un po' come mi piace allenare. Quarto consiglio, la tecnica è più importante del progresso veloce. Molte persone si fanno prendere dalla fretta di migliorare, dalla fretta di provare nuovi movimenti, esercizi più complessi e magari non hanno dato modo al corpo di abituarsi al movimento, ma soprattutto non hanno dato modo al corpo di abituarsi al movimento corretto. Questo è un discorso che si può ricollegare alle basi. Faccio un esempio di una plank o di un planche lean. È importante stringere i glutei, stringere i quadricipiti, retroversione del bacino, attivare bene l'addome, stare bene in spinta con le scapole, braccia completamente tese, in blocco articolare, il gomito va al suo limite. Sono tutte queste piccole cose da tenere sempre in considerazione e da migliorare. Prima di passare ai movimenti più avanzati, prima di passare a varianti più difficili, non dovete avere fretta, quindi dovete godervi allenamento per allenamento e poi le cose verranno da sé. Quinto consiglio, non allenare troppe cose insieme. Ci sono persone che si vanno a prendere la mano, soprattutto i primi mesi, i primi anni di allenamento, e vogliono allenare tantissime cose perché vogliono fare un po' tutto. Vogliono fare la verticale, vogliono fare il muscle up, vogliono fare le trazioni, planche, front lever, back lever. Tutti questi esercizi non è sempre la cosa migliore, soprattutto se allenate tutte queste cose in una singola sessione. Quindi scegliete 3-4 esercizi, potete lavorare sempre sugli stessi movimenti. Se nella prima sessione avete fatto movimenti isometrici, nella seconda sessione potete fare movimenti dinamici, oppure se nella prima sessione avete fatto movimenti di tirata, nella seconda sessione della settimana potete fare movimenti di spinta. Ci sono tantissime soluzioni. Comunque focalizzatevi su pochi esercizi, perché solo facendo così riuscirete a notare i progressi. Altra cosa importantissima è quella di avere un allenatore esperto che vi controlli, che vi dica gli errori, cosa va bene, cosa non va bene. E so che non tutti avranno a disposizione un trainer o una palestra adeguata nelle vicinanze, però questo sarebbe l'ideale. La seconda opzione è quella di riprendervi, usare un cellulare. Portate un treppiedi o comunque appoggiate il cellulare dove volete. L'importante è riprendervi da vari punti durante l'allenamento. Potete riprendervi frontalmente, lateralmente o a 45 gradi. Cambiate ripresa di serie in serie una volta che avete notato gli errori e li avete sistemati. Durante il recupero potete anche riguardarvi il video, vedere come sistemare le cose che non vanno. A volte capita, tuttora anche a me, di pensare di star facendo l'esercizio in modo impeccabile, poi magari mi riprendo e vedo che ci sono piccoli errori, piccole compensazioni, o magari la linea non è perfetta e bisogna attivarsi in modo diverso. Settimo consiglio del giorno: la disciplina è più importante della motivazione. È facile avere motivazione nei primi mesi di allenamento, soprattutto quando tutto è nuovo, si muore dalla voglia di progredire, però poi con il passare degli anni più
si migliora è più difficile migliorare, perché ovviamente gli esercizi diventano sempre più difficili e dopo pochi mesi o pochi anni di allenamento ci sono persone che si perdono per strada perché perdono motivazione, vedono che non hanno progressi, iniziano a esserci i primi stalli. Non dovete abbandonare completamente per 2, 3, 4 settimane l'allenamento, quindi è importante lavorare sulla mente. Ottavo consiglio del giorno: è importante avere una routine. Può diventare anche noiosa con il passare delle settimane, però vi permette di essere costanti con gli allenamenti, e in questa routine ci deve essere anche il periodo di scarico quando necessario, o anche il periodo di completo riposo. Per 5, 6, 7 giorni vi potete prendere anche una pausa completa. È essenziale imparare ad ascoltare il proprio corpo, vedere quando si può spingere un po' di più durante gli allenamenti e quando c'è bisogno di una pausa. Altro consiglio: durante gli esercizi alla sbarra usate la magnesite quando necessario o quando dovete fare esercizi potenzialmente pericolosi, e per potenzialmente pericolosi potrebbe essere anche un muscle up, perché basta poco per scivolare e perdere la presa, soprattutto quando si è stanchi. Usate la magnesite. Ci sono due tipi di magnesite: la magnesite liquida e la magnesite in polvere. Personalmente preferisco quella liquida, sporca di meno i vostri vestiti, però è anche vero che rende le mani un po' più secche, soprattutto se la usate spesso. La magnesite in polvere è più scomoda perché quando si inizia a distruggere si sparge ovunque, però forse dà un grip leggermente migliore. Poi, se proprio volete avere un grip assurdo, potete prendere la magnesite liquida, metterla un pochino su tutto il palmo e poi tra una serie e l'altra aggiungerci la magnesite in polvere sopra. Altro consiglio: fate stretching alla fine del vostro allenamento o in sessioni a parte se avete il tempo necessario. Se lo fate in sessioni a parte, ricordatevi di riscaldarvi sempre prima di fare lo stretching, soprattutto se è un allungamento che vi porta al limite. A fine sessione consiglio sempre di fare almeno una serie, anche in modo molto leggero, per ogni parte del corpo che si è andata ad allenare. Altro consiglio, soprattutto se fate molto lavoro alla sbarra: prendetevi cura dei vostri galli. Il momento in cui la vostra pelle cede vi darà un po' di problemi per qualche giorno. Ci si può comunque allenare, però non è il massimo, quindi prendetevene cura. Se avete molto dolore potete prendervi 1-2 giorni di riposo, o meglio ancora potete limare i vostri galli con una pietra pomice o con un prodotto apposito. Questa però è una cosa che si può superare con un po' di mesi di allenamento, con un po' di esperienza, perché poi la mano si abitua. Ultimo consiglio del giorno: divertitevi. Non ha senso fare una disciplina o un allenamento che non vi stimola mentalmente, quindi divertitevi. Lavorate bene su tutto il corpo, lavorate sulla mobilità, giusto potenziamento, lavorate sulla giusta tecnica, lavorate a dovere, però have fun with it. Questi sono i primi consigli che mi sono venuti in mente. Se ne avete altri potete lasciarli con un commento, così chi legge può prendere spunto, e ci vediamo presto.